Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, l'auto che ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Röhrl e il suo copilota navigatore Christian, uscita numero 18, è un'edizione Centauria e il modello è in scala 1:8. Andiamo subito a vedere i contenuti. Lavoreremo sulle sospensioni anteriori. Opla. Troviamo le due molle. Fusello ruota anteriore. Questo è in metallo. In realtà qui, a parte questi due tappi, che sono quelli poi messi sopra all'ammortizzatore, tutti i pezzi sono in metallo. Gli steli, sto leggendo un attimo, queste le chiamano forcelle, e la pinza dei freni. 4 serie di viti. Tutte e 4 destinate ad essere avvitate nel metallo. Vi do un consiglio, in questo caso, visto il metallo dolce, io ho provato già a fare un premontaggio e mi sono accorto che le viti si avvitano senza usare nessun tipo di lubrificante. Allora, guardate, io sono andato a modificare le molle. Ovviamente non è una cosa obbligatoria, ma a me come lavoravano non mi piacevano. Guardate, vedete com'è storta la molla? Anche se non ci dobbiamo giocare. E allora, cosa ho fatto? Adesso vi faccio vedere. Sono andato a consumarmi questa parte qui, fino a renderla a scivolo, come in realtà sono le molle vere. Ecco qui. E vi faccio vedere la differenza. Questa è prima di consumarla e questa è la parte che ho consumato. La molla è perfettamente diritta. Una bella verniciata con questo smalto acrilico RAL 9010 ed eccole qui, pronte per essere montate. Prendo le due forcelle, due viti AIM e le vado ad avvitare qui. Così mi sono creato il filetto.
Prendo gli steli delle forcelle e fate attenzione, vi faccio vedere una cosa. Noi dobbiamo adesso semplicemente andarli a mettere così. Però guardate bene la forcella. Da una parte abbiamo il foro passante dove faremo passare poi una vite ADM. Eccola qui. Ecco, guardate cosa è successo. È arrivato lui, il mio Michelangelo. Eccolo qua. È possibile che per una volta che non ti chiudo dietro la porta vieni? Amore, dai, ti faccio un grattino sotto la pancia e poi però mi fai lavorare, eh? Lavorare è una parola grossa, però dai. Eccolo qui, il mio gatto tigrato di poco più di 2 anni, meraviglioso, il mio fratellino. Amore, che vogliamo fare? Mi fai andare avanti? Amore? Dai, se lo prendo si arrabbia, non vuole che lo levo dalla scena. Dai, amore mio. Scusatemi, voi mandate pure avanti, ma è un dono della natura, di Dio. Come si fa? Una piccola tigre. Un primo piano al mio amore. Eccolo qui. Dai, amore. Che già io sbaglio da solo, adesso mi hai distratto. Vieni, amore mio, dai. Andiamo. Saluta. Ciao ciao. Ah già, tu non sei mancino. Ciao. Ah, non vuoi che ti porto via? Dai. Aspetta, Ok. Vi stavo dicendo, guardate bene le forcelle. Qui abbiamo il foro che è più sottile e da questa parte è più grande. Quindi è ovvio che la vite la metteremo dalla parte dove il foro è più grande. Però attenzione anche allo stelo della forcella, perché è più largo da una parte e più stretto dall'altra. Questo per aiutarvi a inserirlo meglio. Quindi metteremo ovviamente le due parti con il foro largo dalla stessa facciata. Quindi così. E avvitiamo. Scusatemi. Stringete forte, ovviamente non arrivate a rompere la vite, anche se a volte può succedere. Fate la stessa cosa con l'altra forcella e l'altro stelo. Ecco qui. Mi raccomando, avvitateli abbastanza stretti, non lasciate del gioco, perché già la forcella di suo ha il gioco necessario. Io ogni tanto mi giro per guardare il mio pestifero di Michelangelo, se si porta tra i denti qualche pezzo di là. Poi ho preso la pinza e sono andato con la lima appena a consumare questa parte qui e appena così. Questo perché, essendo la pinza in metallo e il disco in plastica, quando anche lo fate girare, appena vi toccherà sul metallo si righerà tutto il disco. Ma sono particolari che, insomma, io ve li dico, poi fate quello che volete. Il modello è bellissimo anche se non fate questi interventi. Ecco qua. Queste sono scatole per il fai da te molto utili
Le potete trovare, penso ancora questa settimana, a esaurimento, però attenzione, al negozio Aldi, ok? Il prezzo che ho pagato per ogni scatola è 7,49 euro. Sono molto utili. Vi volevo far vedere il risultato finale una volta verniciate le molle. Eccole qui. E sullo stelo com'è perfettamente diritto, vedete? Che tocca dappertutto adesso, perché ho tagliato la molla, l'ho consumata così a scivolo, come quelle vere. Fatto questo, dobbiamo andare ad avvitare con questa vite qui, che io ho già inserito per crearmi il foro qui, quindi vado a rimuoverla. E devo andarmi a fissare questo pezzo qua sotto. Non vi potete sbagliare perché qui abbiamo uno scasso, ve lo faccio vedere, eccolo qui, e qui abbiamo questo segmento che deve andare perfettamente all'interno, quindi così. Avete visto? La parte finale qui del metallo deve arrivare perfettamente a filo con il metallo bianco, altrimenti dovete intervenire e guardare che non ci sia qualcosa che non va. Stringete forte, fate la stessa cosa ovviamente dall'altra parte. A questo punto recuperiamo i due tappi e li andiamo a inserire qui, uno per ogni foro, con la parte rivolta verso l'alto, questa, e la parte completamente liscia contro la vite. Bene. Ecco il risultato finale. A questo punto prendiamo la molla, giriamo questo al contrario, ecco, vedo che si è già mosso dal suo posto un tappo, si è tolto, vediamo un po' se devo inserirlo in maniera più decisa. Un attimo, proviamo con questo manico gommoso, non dovrei creare alcun danno. No, in realtà anche premendolo fino alla fine non si inserisce in maniera stabile, tende sempre a uscire. Non è un problema. Metterò un po' di colla appena sul bordo successivamente, quindi adesso non guardiamo se si stacca di nuovo. Ah, prima che mi dimentico, vi sarete accorti che avete tanti segni sulla parte verniciata dei parafanghi interni. Sono proprio segni dello stampo, non vi preoccupate, non vi è alcuna rottura nel vostro elemento. Mi raccomando, state tranquilli. Facciamo così, inserisco la molla qui,
prendo quello che abbiamo montato nelle uscite precedenti, metto la cuffia del semiassi così, inserisco lo stelo all'interno del foro e qui ci dice di mettere, per bloccare questo trapezio, 2 viti CM che io avevo messo anche qui nel montaggio precedente, ma sono andato a sostituirle. Se non avete questa vite che vi faccio vedere adesso, non succede nulla, perché comunque il modello è stabile lo stesso. Però la vite che mi danno loro, adesso vi faccio vedere, a differenza di quella che io sono andato a sostituire, che è questa, prende veramente poco, perché una volta che io vado ad avvitare, ecco qua, esce solo così. Ripeto, se non avete un'altra vite, il vostro modello certamente non si danneggerà, perché non ci dovete giocare. Ma io ho sostituito questa vite CM con una vite di una collezione che ho fatto, Ironman, che è questa qui, IM. Infatti sono andato già a sostituire anche le altre due qui. Vi faccio vedere quanto esce questa fuori. Ecco qui, avete visto? Allora, in questo foro poi andrà la leva dello sterzo che metteremo successivamente. Adesso inseriamo il semiassi qua dentro dove c'è il giunto. Qui abbiamo l'omocinetico e qui abbiamo appunto il semiassi, che è questa barra qui. Inseriamo nella gomma, perfetto, e avvitiamo. Scusate ragazzi se ogni tanto esco dall'inquadratura, ma penso a tutto quello che vi devo dire e mi deconcentro dal telefonino. Abbiate pazienza, comunque avete certamente capito. Ah, tra l'altro ho commesso un errore, infatti questa è un'altra cosa che vi dovevo dire, e devo smontare di nuovo, perché è un errore che fanno molti. Nelle istruzioni non ci fanno vedere come va messa la molla, cioè la spirale, che è questa, abbiamo una parte più libera e una parte più compressa, vedete? Ecco, la parte più compressa, ricordatevi, va sempre messa verso la parte superiore dell'auto e la parte meno compressa verso il suolo, ok? Il piano d'appoggio. Perché? Perché anche nelle macchine vere la parte che si comprime prima è questa sotto che cede e va in su, perché è così che deve lavorare l'ammortizzatore. La parte invece più compressa va messa sempre verso il cofano. Quindi svito semplicemente queste due viti
e giro al contrario la molla. Ecco qui. La parte compressa così verso il cofano. Rimonto tutto e ci vediamo dopo. Fate girare la molla finché non si vede l'inizio della molla. La fate girare. Ecco qui. L'ammortizzatore è stato montato, funziona bene. Adesso mi rimane ancora una cosa da fare, che è quella di andare a mettere l'altra vite, che è la SM, che io avevo già montato, se vi ricordate, nei montaggi precedenti. Eccola qui. Che questa è la barra stabilizzatrice. Poi rimanete con me perché vi faccio vedere la differenza di grandezza tra questa e la Lancia Stratos. Ovviamente è normale che questa sia più grande, perché anche la macchina reale è più grande, essendo tutte e due in scala 1:8, la differenza ci deve essere per forza. Bene, stringetevi anche le viti che avete messo prima negli altri montaggi, controllatele tutte, perché, come vi dico sempre, un po' il metallo cede e riuscite ancora a dare non dico un giro completo, ma sicuramente ad avvitare ancora un po' sì. Controlliamo solo che giri bene. Gira bene. Sicuramente c'è il gommino, questo, aspettate, voglio farvelo vedere. Ecco qui, questo gommino, guardate qui, che fa molta resistenza, e adesso è attaccato, ma quando vado a simulare la sterzata lui tende a staccarsi, vedete? Ecco perché sentirete lo sterzo più duro. E stavo pensando cosa poter fare, ma alla fine, molto onestamente, lo sterzo comunque funzionerà, non ci dobbiamo giocare e quindi va bene così. Adesso non mi rimane che avvitare con due viti SM la pinza dei freni qui, nella sede del fusello, quello che abbiamo trovato in quest'uscita. Questa è la pinza, quindi vado a rimuovermi le due viti, mi sono andato a creare i filetti, ecco qui. Perfetto. Faccio un po' d'ordine e ci vediamo dopo. E questo è quello che ho montato fino a quest'uscita, la numero 18. E adesso mi voglio togliere questa curiosità della quale vi parlavo prima, la differenza in grandezza tra la Lancia Stratos e l'Audi 4.
Guardate, la vera regina dei rally, Lancia Stratos, e l'Audi 4, splendido modello. Avete visto? C'è una bella differenza. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, spero di essermi ricordato tutto, me lo auguro. Ci vediamo al prossimo video che sarà il numero 68 proprio della regina dei rally, la Lancia Stratos livrea all'Italia del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976. Ciao a tutti!